Venerdì 30 gennaio, pieno inverno, il peggio però sembra passato in termini di temperature e di gelate notturne. È ora di cominciare a fare un po' di rinvasi. In realtà abbiamo già cominciato con le piante più piccole e semenzali e adesso bisogna cominciare a mettere in vaso piante un pochettino più adulte e mature. E oggi ci divertiamo con un po' di piante raccolte da terra. Abbiamo un carpino e un po' di tridenti. Andiamo subito a vedere. Questa è la prima pianta che oggi andiamo a raccogliere. È un carpino, un doppio tronco che ho raccolto un paio di anni fa, forse ho ancora un video della raccolta, e che adesso dobbiamo provare a mettere in vaso per cercare di raffinare la base e coltivare più precisamente. Non ci sono radici fittonanti né troppo estese radialmente perché l'abbiamo raccolto comunque un paio d'anni fa, quindi le radici maggiori, le radici più grosse erano già state recise. Speriamo di trovare ramificazione fine. Vedete che la pianta già si muove, non dovrebbe essere troppo difficile estrarla. Argilloso, quindi andrà completamente rimosso, però già si vede interessante. Questa è una radice che avevamo reciso drasticamente quando abbiamo raccolto e ha radicato bene. Ovviamente cerchiamo radici fine molto più vicine alla base, ma insomma intanto abbiamo qualcosa, sempre meglio di niente. Veramente argilloso questo substrato, questo terreno in cui l'ho coltivato. Allora adesso stiamo togliendo ovviamente tutto il substrato originale in cui è cresciuto, che è sostanzialmente argilla, terreno molto argilloso, e andremo poi a lavare le radici per togliere proprio tutte le tracce di argilla e sostituire il sostrato sostituire l'argilla con un mix di pomice, zeolite, lapillo e un pochettino di torba, e poi vediamo, credo che sia già pronto per andare in un vaso relativamente piccolo, in modo da poter davvero stimolare la radicazione fine vicino alla base e quindi lavorare sul nebari, e al contempo però avere abbastanza crescita per continuare a costruire la ramificazione e a chiudere queste grosse ferite che abbiamo provocato subito dopo la raccolta, per appunto andare a costruire conicità sugli apici e andare a costruire gli apici e avere conicità. Sono molto contento mi piace molto la base, è molto
bella, ha grande potenziale, secondo me ha delle bellissime curve e le radici sono tutte come dire, ordinate, non si incrociano, non ci sono grossi difetti. Ovviamente queste radici vanno accorciate, devono ramificare molto di più in questa zona, ma lo faremo. Tra l'altro abbiamo anche, vedete, delle radici comunque vicine, le radici fine vicine alla base, quindi abbiamo veramente una certa flessibilità e la possibilità di andare a recidere quelle più grosse, perché tanto ne abbiamo, diciamo così, di backup, ne abbiamo molto fini vicino alla base. Questo è l'effetto di avere lasciato la pianta crescere per un paio d'anni dopo averla potata drasticamente nelle radici, appunto, quando abbiamo raccolta. Quindi appunto abbiamo raccolto la pianta 2 anni fa, l'abbiamo lasciata nel terreno e ha avuto tempo di sviluppare queste radici fini che sono preziosissime per poter ulteriormente dare una forte potatura appunto alle radici ed andare a stimolare ulteriori radicazioni fine vicino al tronco. Allora, il grosso è fatto, adesso diamo una pulita sia al piano di lavoro che all'apparato radicale e poi andiamo a potare. Come dicevamo, andiamo a scegliere adesso quali sono le radici che vogliamo tenere e quelle invece che dobbiamo eliminare. Come credo sarete tutti d'accordo, il fronte è questo da cui guardate voi e la pianta sicuramente, il gruppo di piante può avere un'inclinazione verso questa direzione. Direi che la radice che vogliamo definire, innebare su questo lato è questa. Sotto abbiamo quest'altra radice invece, non so se la vedete, che disturba perché va più in profondità, è molto grossa e quindi può creare problemi. Quindi io quello che farei è intanto eliminare appunto questa radice. Andiamo a vedere se, chiaro, sotto già c'era un fittone che la pianta ha abbandonato, infatti vedete qui la corteccia, il legno è morto, c'è anche un po' di marcio, questo ci sta bene, anche questa radice sotto è marcia. Un attimo a vedere. C'è stato un po' di dieback quando abbiamo rimosso il fittone, però questo è anche legato al fatto che sostanzialmente questi due tronchi sono fusi ma avevano la corteccia inclusa nella fusione, quindi continuiamo a coltivare sperando che questa ferita poi vada a chiudersi. Ora effettivamente è da chiedersi se abbia più senso tenere questa radice o questa radice. Un attimo solo che guardo. A mio parere questa radice dà molto più movimento, più grazia ed è anche molto più in linea con questa, mentre se andiamo a prendere questa abbiamo più un nebare molto più conico, molto più obliquo e non è quello che desideriamo. Ecco qui appunto abbiamo una radice pressoché morta, quindi sì, questa radice la eliminiamo e andiamo a eliminarla subito. Teniamo magari queste radichette di backup, ma sostanzialmente radici che vanno eccessivamente verso il basso le dobbiamo eliminare. Qui in realtà molto del legno che sto tagliando è già sostanzialmente morto.
Quindi andiamo a tenere questa radice, che toglieremo qua, questa radice anche lei la accorciamo, accorciamo questa radice, qui abbiamo una radice capillare, la andiamo a salvare, togliamo la parte sotto, togliamo questa radice verso il basso, poi ci torniamo nel caso ci siamo problemi di più. Qua abbiamo detto che dobbiamo eliminare, facciamo con una sega e infine questa radice che andiamo a tenere dobbiamo accorciarla. Abbiamo una bella radice qua e qua, quindi andrei a stimolare ulteriormente la radicazione più vicina. Questa radice potremmo anche andiamo a togliere tutto. Qua dietro abbiamo una radice che è stata già illuminata, che è marcita. Andiamo ulteriormente. Quindi adesso un seghetto, anche questo, scusate, questo invece qua sotto è marcita, ma sopra ancora sarà mai viva. Ok, dalla parte di marcita. Purtroppo questa marcescenza è anche stata favorita dal terreno estremamente argilloso. Ci aspettiamo che con un terreno più areato le radici siano più sane. D'altra parte il terreno è quello che abbiamo trovato nel terreno di raccolta e non lo abbiamo sostituito proprio per assicurarci che la pianta sopravvivesse dopo aver reciso le radici. Realizziamo anche questo taglio. Facciamo questo. Vedete questo legno quasi completamente marcio. Ok, direi che questo è quanto per il momento. Abbiamo dato sicuramente un taglio importante alle radici, questa radice che verrà eliminata in futuro, ma adesso la teniamo perché è preziosa, e possiamo andare a invasare. Ed ecco qua il vaso, o meglio il contenitore che abbiamo recuperato. È una cassetta di plastica normalissima, sul fondo della quale abbiamo predisposto
la rete per evitare che il terriccio oltrepassi la maglia larga della cassetta. Copriamo un po' di cavo metallico rigorosamente riciclato, con il quale fisseremo la pianta al fondo in modo da evitare che si muova. Sapete che se le piante non sono ben fissate, le radici quando si sviluppano poi si rompono e la pianta appunto non riesce a sviluppare un apparato radicale sano. Ok, abbiamo il nostro substrato. In realtà non vogliamo avere troppo substrato al di sotto della pianta, perché al contrario vogliamo che la pianta sia piuttosto profonda, in modo da essere stimolata a produrre radici direttamente dal tronco. Quindi di nuovo questo un po' di perlite, non si preoccupate. Affondiamo bene la pianta nella piccola montagnetta di terriccio e adesso lo fissiamo con questi tiranti. Uno, e ritireremo poi in seguito più stretti, ma intanto cominciamo a dare una prima imbragatura, imbrigliatura. Ok, appunto come detto continuiamo ad aggiungere substrato. Nella parte posteriore.
questo punto possiamo andare a vedere anche se ci sono dei rami da eliminare, anche se l'impostazione mi sembra già abbastanza corretta. È un po' presto per il cambio di apice perché abbiamo ancora un cambio di spessore piuttosto importante, quindi questo apice verrà lasciato correre. Questo ramo è decisamente importante, questo ramo direzione, questo ramo lascia entrare la curva ma a valutare. C'è da fare un po' di pulizia. Questo ramo è troppo grosso, è più grosso di quelli sottostanti e nasce in una curva, quindi è decisamente superfluo. Lo eliminiamo. Allora, questo ramo, questo ramo, questo ramo, direi che un altro ramo qui non ci serve. Anche questo nasce dentro una curva e va verso il padre, quindi si elimina. Questo ha già più senso, però andrà tenuto piuttosto controllato, più corto, e questo potrebbe essere l'apice. Parlo di questo dopo che questo sarà stato sostituito, ma per adesso lasciamo correre questo apice e magari teniamo questo sotto controllo. Ok, e questa è fatta. Qui appunto questo ramo a me piace molto, anche se potrebbe saltare per dare più importanza a questo, che sicuramente è il ramo che dà più forza e direzionalità alla pianta. Qua dietro c'è un po' di confusione, sicuramente questo ramo di profondità è utilissimo, va raddrizzato. Questo già è ridondante, però può aiutare a chiudere un po' la ferita. Questo mi sembra superfluo, vediamo. No, però in realtà può essere utile questo ramo. La pianta comunque fa così, poi un ramo in questo senso che dà profondità da questa parte secondo me è utile, questo meno. Questi sono tutti sensati, quindi togliamo tutte queste gemme qui che andranno a creare altrimenti controconicità e problemi. Lasciamo solo quella che va lateralmente. Vediamo quindi questa. Oddio, potremmo anche scegliere un'altra di queste gemme. Sì, quasi questa la toglierei in realtà. Teniamo queste gemme, adesso togliamo così e andiamo ad utilizzare una gemma che va in questa direzione. A questa altezza ci servono rami sottili, non abbiamo bisogno di rami spessi. Puliamo le gemme che non ci servono prima che lasciano cicatrici indesiderate. Tagliamo meglio anche cicatrici già datate. Questo apice abbiamo detto lo lasciamo correre, poi a primavera andremo a incidere nuovamente la ferita in modo che possa essere stimolata a richiudersi, e direi che abbiamo fatto. Adesso diamo una bella innaffiata e lo mettiamo un po' a riparo all'ombra, non in pieno sole, almeno fino ad aprile-maggio. Poi vediamo come reagisce. In base alla vigoria decideremo quando e quanto concimarlo e metterlo al sole. Grazie per averci seguito, al prossimo video.